Che cosa brutta la guerra, sto troppo male. Soffro come un cane a vedere immagini di donne che fuggono portando con sé i propri figli, i loro piccoli nipoti, a cui magari sono morti i genitori sotto le bombe e che non sanno dove andare. Donne che fuggono con degli zainetti per avere meno peso possibile durante i 20, 30 o 40 chilometri percorsi a meno 15 a piedi per arrivare al confine e potersi salvare. Gente che nonostante le bombe non abbandona i propri animali e se li porta in quei piccoli trasportini. Soffrono nel vedere interi pullman di orfani che verranno portati chissà dove. Soffrono nel vedere alcune donne che rimangono in zone di guerra per sostenere il proprio uomo combattere. Soffrono nel vedere uomini ucraini che vanno incontro a morte certa pur di difendere il loro paese, la propria indipendenza, la propria libertà. Che gran popolo gli ucraini, che grande dignità. Poi prendo il telecomando e puff, spengo la televisione e torna tutto come prima. Come se non fosse successo nulla, fino al momento della prossima emozione distribuita dal prossimo servizio in TV. Come al solito, gente come me non serve a un cazzo. Gente come me serve solo a parlare, a blaterare, a pontificare. Gente come me, una volta esaurita l'emozione del momento, si butta tutto alle spalle. Accendo la PlayStation, Netflix, Sky, mi lobotomizzo su Facebook, Instagram, TikTok e vaffanculo. Sì, vabbè, mi dispiace, ma alla fine sti cazzi, mica è successo a me. Possibile che noi esseri umani non riusciamo realmente a sentire ed empatizzare col dolore del prossimo, se non a chiacchiere? Possibile che le bombe devono esplodere sul tetto della nostra casa per sentire dolore e sofferenza? Tranne qualche persona realmente illuminata e che realmente si adopera per il prossimo, almeno in queste situazioni di estremo disagio, il resto di noi, ben che vada, si lava la coscienza facendo la spesuccia, comprando scatolette di tonno, fagioli, ceci, pannolini, come ho fatto io, pensando di essere a posto con la coscienza e di aver fatto del mio. Stiamo finanziando l'acquisto di armi russe, comprando 1 miliardo di euro al giorno di gas da Putin. Poi compriamo le armi agli ucraini per poter permettersi di difendere da quello stesso Putin che noi stessi abbiamo precedentemente finanziato. Ma roba da matti! Ma in un mondo dove più soldi circolano, meglio è, questo atteggiamento risulta perfettamente normale. E se invece per aiutare a mettere fine alla guerra dovessimo subire l'affronto di vederci tagliare il gas, che so, per 6 ore al giorno? Secondo voi il nostro popolo sarebbe d'accordo? E se dovessimo subire delle limitazioni ancora più stringenti per poter permettere di mettere fine alla guerra? Secondo voi il nostro popolo sarebbe d'accordo? Sono convinto, altresì, che non siamo poi così infami e che la maggior parte di noi, anche tra i più cinici, incattiviti, menefreghisti e malviventi, se avessero la guerra sotto casa, diventerebbero improvvisamente più umani e a quel punto aiuterebbero le persone realmente in difficoltà. Perché la guerra effettivamente la vediamo, la percepiamo, la stiamo finalmente vivendo. Quindi, per mettere un po' di pepe ai nostri cervelli completamente spenti, sfatti, sfranti e frolli, io comincerei a valutare l'ipotesi, secondo me sempre più plausibile, di una possibile e reale entrata in guerra da parte dell'Italia. Ebbene sì, perché in caso di attacco nucleare, ipotesi non così tanto distante dalla realtà, oppure a causa di un concatenarsi di eventi avversi, il nostro popolo, la nostra gente, potrebbe essere chiamata in guerra, potrebbe essere chiamata alle armi. Potrebbero poi essere chiamati solo i giovani o anche gente rincoglionita tipo me, oppure gente ancora più anziana o addirittura, che so, le donne che finalmente hanno raggiunto la tanta agognata parità sessuale? Andiamola a vedere.
Una falsa lettera su carta intestata del Ministero della Difesa ha fatto preoccupare moltissime persone che hanno temuto di essere costretti all'arruolamento d'emergenza per fronteggiare la crisi militare ucraina. Secondo questa lettera, il Ministero della Difesa sarebbe pronto ad arruolare tutti i giovani tra i 19 e i 32 anni. La chiamata alle armi è chiara: gli appartenenti a questa fascia d'età dovranno presentarsi, nel periodo che va dal 20 al 31 marzo 2022, al distretto militare della propria circoscrizione, del proprio comune di residenza, come specificato dall'articolo 4. Coloro che per ragioni di residenza o di temporanea dimora non si trovino nella giurisdizione del proprio distretto dovranno presentarsi al distretto più vicino. I soggetti richiamati saranno sottoposti a dei test volti a verificare le idoneità fisiche e psichiche. Dunque una fake news così fuori dal mondo, oppure veterani dell'esercito, appartenenti alle forze dell'ordine, riservisti, donne, giovanissimi, quali categorie potrebbero realmente essere chiamate in caso di necessità militare? L'invasione dell'Ucraina apre scenari inaspettati fino a poco tempo fa. Il lungo periodo di pace di cui tutti abbiamo goduto per decenni potrebbe finire presto e all'improvviso. L'Italia, in quanto appartenente alla NATO, può essere coinvolta in una guerra, specialmente se la Russia di Vladimir Putin, nelle sue mire espansionistiche, non dovesse accontentarsi dell'Ucraina, ma allargare le sue mire verso gli stati baltici, o la Finlandia, la Polonia e la Romania. A differenza dell'Ucraina, questi paesi sono membri NATO e, in caso di loro aggressione, l'Italia sarebbe obbligata a intervenire militarmente. La leva obbligatoria è stata sospesa da molti anni e l'Italia si è dotata di forze armate professionali, come avviene nella maggior parte degli stati del mondo. Questo però non esclude la possibilità di chiamata alle armi o di richiamo per chi ha già svolto in passato il servizio militare. Potrebbero essere chiamati non solo i giovani, ma anche gli adulti, le persone di mezza età, gli anziani e persino le donne, che da tempo sono state equiparate agli uomini a tutti gli effetti e infatti fanno parte dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e di tutte le forze di polizia. Se l'Italia venisse attaccata militarmente, l'articolo 52 della Costituzione sancisce che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. In base all'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa agli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Questo significa che non si può fare una guerra offensiva per aggredire o tentare di conquistare un qualsiasi altro paese, ma implica che, in caso di attacco da parte di stati stranieri, la difesa è necessaria, tant'è che la stessa Costituzione, all'articolo 78 e all'articolo 87, prevede i modi per deliberare e dichiarare lo stato di guerra. Anche l'articolo 51 della Carta ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia aderisce, ammette la legittima difesa di ogni Stato contro gli attacchi armati e riconosce il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva. Uno Stato attaccato ha il pieno diritto di difendersi militarmente e usando la forza. L'Italia riconosce questa possibilità, sia pure in casi estremi e assolutamente indispensabili. A questo punto, con il via libera costituzionale, subentrano i trattati internazionali e le organizzazioni sovranazionali. L'Italia non è sola nel decidere se e quando entrare in guerra. Il nostro paese fa parte della NATO, alleanza atlantica creata nel 1949 dopo la fine del conflitto mondiale. L'articolo 5 del Trattato NATO prevede che in caso di attacco armato ad uno Stato membro, gli altri devono intervenire in suo aiuto, anche con l'uso della forza armata e quindi militarmente. Il trattato precisa che per attacco armato si considera non solo quello realizzato direttamente contro il territorio nazionale, come un'invasione con esercito e carri armati o un bombardamento aereo, ma anche quello compiuto contro le forze, le navi e gli aeromobili che si trovino su questi territori o in qualsiasi altra regione d'Europa e nel Mar Mediterraneo. I nostri cieli e i nostri mari sono popolati da aerei, navi e sottomarini delle forze alleate, a partire da quelle statunitensi. Il rischio che uno di essi possa trovarsi sotto tiro ed essere colpito è sempre stato altissimo. Così una nuova guerra potrebbe scoppiare per un quasi incidente a un incrociatore o a un cacciabombardiere colpiti dagli apparati militari di uno Stato estraneo alla NATO.
Tutto ciò implica che l'Italia, per decidere l'entrata in guerra, non può limitarsi a fare la guardia ai propri confini verificando che essi non siano minacciati o violati. Come membro della NATO ha assunto l'impegno di intervenire militarmente, anche se un altro Stato alleato subisce questi attacchi. Questo potrebbe concretizzarsi se la Russia dovesse invadere un qualsiasi degli stati cuscinetto tra il proprio territorio ed il nostro, come la Finlandia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Romania o la Polonia. Tutti paesi che un tempo, fino alla caduta del muro di Berlino, erano nell'orbita sovietica, come la Germania Est, l'ex Cecoslovacchia, la Romania e l'ex Jugoslavia, che oggi fanno parte dell'Unione Europea. E infatti questi stati hanno già chiesto protezione internazionale ai sensi dell'articolo 4 del Trattato NATO, chiedendo l'intervento, ancora non militare, degli alleati. Insomma, la sorte di uno Stato membro della NATO dipende anche da quella degli altri. Vale la regola dell'uno per tutti per uno. La leva obbligatoria può essere ripristinata? L'obbligo di presentare servizio militare è stato abolito nel 2004 per i nati a partire dal 1 gennaio 1986. Le chiamate alla leva sono state sospese a partire dal 1 gennaio 2005. Da quel momento e sino ad oggi l'esercito e le altre forze armate si alimentano con dei professionisti, cioè dei militari in carriera. Le nuove leve si arruolano come VFP, volontari in ferma prefissata, che può avere durata di 1 anno, VFP1, o di 4 anni, VFP4. Al termine di questo periodo i VFP possono decidere di restare nel corpo di appartenenza, di partecipare ad uno dei concorsi per l'ingresso nelle forze di polizia o di congedarsi e così abbandonare la carriera militare, ma non in modo definitivo. La possibilità di reintrodurre la leva obbligatoria c'è. Per reintrodurre l'obbligo, che è stato sospeso, dunque non completamente eliminato, il codice militare richiede un ripristino che può avvenire in questi 2 casi. Primo caso, se l'Italia entra in guerra con una deliberazione adottata dal Parlamento ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione. Caso 2, se si verifica una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale come per l'appunto la NATO. Chi può essere richiamato alle armi e quando? In entrambe le situazioni, per ripristinare la leva obbligatoria occorre che il personale volontario in servizio sia insufficiente e che le carenze di personale non possano essere colmate con i volontari in ferma permanente, che hanno cessato il servizio da non più di 5 anni. Questa categoria di persone è la prima che in caso di necessità sarebbe richiamata in servizio, senza bisogno di arrivare a chiamare alla leva gli adulti e i giovanissimi che non hanno mai prestato servizio militare. In caso di entrata in guerra o comunque di grave crisi internazionale, il richiamo alle armi può essere disposto con un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Non c'è bisogno di una legge perché, come abbiamo visto, questa ipotesi è già contemplata dal Codice dell'Ordinamento Militare, che ha messo la leva obbligatoria in stand-by ma non l'ha abolita. Dunque, per decidere chi può essere richiamato alle armi e quando, basterebbero i provvedimenti attuativi emanati dal governo. Sono invece esclusi dal richiamo alle armi gli appartenenti alle forze di polizia d'ordinamento civile, come la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria e i vari corpi di polizia locale, insieme ai Vigili del Fuoco. Le forze di polizia d'ordinamento militare, invece, come i Carabinieri e la Guardia di Finanza, sono già militari e fanno parte delle forze armate a tutti gli effetti. Quindi, per loro, si tratta solo di decidere l'impiego in servizio in caso di operazioni belliche e non è necessario alcun richiamo. Chi può essere chiamato alle armi per la prima volta? L'abolizione della leva militare ha congelato, al momento, la coscrizione obbligatoria e l'arruolamento nelle forze armate, esercito, marina e aeronautica, o nelle forze di polizia o ordinamento militare. Avviene solo su base volontaria. Sono rimaste però le liste di leva, nelle quali vengono iscritti tutti i cittadini maschi che hanno compiuto i 17 anni di età. Le liste sono tenute dalle anagrafi dei comuni italiani e se la leva obbligatoria fosse ripristinata, i distretti militari attingerebbero ad esse e chiamerebbero a visita gli interessati. Potrebbero essere così chiamati alle armi per la prima volta i cittadini maschi nella fascia di età che va dal compimento del 18° anno fino al 45° anno. L'esito della visita può essere uno dei 3 classici che i non più giovanissimi ben ricordano: idoneo, e quindi avviene l'arruolamento; rivedibile, cioè temporaneamente inabile e da sottoporre a nuova visita; oppure riformato,
permanentemente inidoneo al servizio militare. Regole particolari valgono per chi invece in passato ha già fatto parte delle forze armate. A seconda dei gradi raggiunti all'atto del congedo, degli incarichi ricoperti e delle normative di settore stabilite da ciascuna forza armata o corpo di appartenenza, gli ufficiali in servizio permanente o di complemento e i sottufficiali vengono inseriti negli speciali ruoli della riserva e in caso di necessità possono essere richiamati, anche su loro domanda, fino al 56esimo anno di età e talvolta anche oltre. La chiamata alle armi è obbligatoria e non può essere rifiutata. L'articolo 52 della Costituzione, quello che sancisce la difesa della patria come sacro dovere del cittadino, dispone che il servizio militare è obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. La legge attuale stabilisce che il vuoto di organico delle forze armate debba essere colmato rivolgendosi in prima battuta ai veterani recenti, cioè ai volontari che hanno cessato la ferma da non più di 5 anni. Quindi chi si era arruolato e poi si è congedato non può opporsi ad un eventuale richiamo in servizio e alle armi. Se l'Italia decidesse di partecipare a un conflitto armato, non si potrebbe neppure invocare l'obiezione di coscienza. Si può evitare la chiamata alle armi solo per gravi motivi di salute che impediscono una partecipazione attiva alle operazioni militari. E a quel punto tornano in vigore le regole che abbiamo visto per l'idoneità al servizio militare. Oppure il congedo avviene per le donne se la chiamata avviene durante lo stato di gravidanza.